Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto verso Napoli-Roma, le probabili formazioni e le ultime che ci arrivano da Castelvolturno per quanto riguarda le condizioni di Scott McTominay e ovviamente la situazione Roma, perché non sarà la stessa partita dell'andata, visto che c'è stata una sessione di mercato di riparazione dove la Roma ha preso il centravanti. E che centravanti? Ci arriviamo e facciamo il punto della situazione insieme. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. E prima di addentrarci nelle probabili formazioni, auguri caro Napoli, perché l'amore incondizionato e che non ti volta mai le spalle va festeggiato. Buon San Valentino a tutti. Detto questo, Antonio Conte spera di avere a pieno regime McTominay e cresce l'ottimismo per la sua presenza dal primo minuto. Nel 3-4-2-1 si rinnova il ballottaggio tra i pali, Meret, Savic, in difesa Beo, Kamarakmani e uno tra Buongiorno ed Olivera a sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla corsia di destra riecco Politano, dall'altro lato confermato Spinazzola, mentre in mediana ha girato Botte che insieme a lui, se non dovesse farcela Scott, verrà arretrato Elmas con Giovane più avanzato e Vergara e Højlund a completare il reparto offensivo. La Roma, Gasperini ritrova Dybala e lo lancerà subito titolare. Sistema di gioco a specchio, in porta c'è Svilar, pacchetto arretrato composto da Mancini, Indica e Ghilardi, a centrocampo senza Conè e ballottaggio tra Pisilli ed Elanaui per affiancare Cristante. Sugli esterni invece tocca a Selic e Wesley, in ballottaggio Sule, Pellegrini per giocare insieme a Dybala alle spalle del centravanti Malen. Ci arriviamo alla punta della Roma, ma ho appena letto che Sule comunque alle prese con una pubalgia che non riesce a gestire, dovrebbe comunque non giocare, e quindi Pellegrini, Dybala alle spalle di Malen, Savic, Beo, Kamarakmani, Buongiorno, Olivera, Politano, Lobotka, Scott o Elmas, Spinazzola, Vergara, ovviamente Giovane e Højlund a completare il reparto offensivo. Queste dovrebbero essere le probabili formazioni per la partita di domani. Noi dobbiamo fare massima attenzione soprattutto in area di rigore, ed ecco che mi collego all'acquisto che ha fatto la Roma nel mercato di riparazione di gennaio. Mentre altre squadre vanno cercando il centravanti che butta le porte a terra, quello di 1,90 m o 2 metri per far salire la squadra e per, diciamo, sfondare le difese avversarie, ce n'è uno che ha acquistato la Roma che le difese avversarie le porta in area di rigore e se le porta nell'area di rigore per poter poi far salire la squadra e diventare pericolosa nella metà campo avversaria. Perché dico questo? Perché l'attaccante della Roma è un attaccante molto mobile, difficile da marcare a uomo, perché molte volte è stesso l'attaccante che, diciamo, cambia il centrale in marcatura e si va a prendere un altro avversario per poter far salire la squadra e cercare di diventare pericoloso. Se vogliamo girarci un attimo alla lavagna, Malen non agisce diciamo a centrocampo e recupera un pallone qui per far poi salire la squadra, ma si porta molto spesso o da un lato o dall'altro a ridosso dell'area di rigore e arrivano dei palloni che anche spalle alla porta lui riesce tranquillamente a gestire, perché poi dietro gli viene costruita una situazione sulla tre quarti che, diciamo, diventa molto pericolosa. Entra in area, non importa da quale lato, e noi dobbiamo fare attenzione a non toccarlo, perché è un calciatore in primis molto mobile, molto rapido nello spostare il pallone, e viste le ultime apparizioni del Napoli, soprattutto per quanto riguarda i calci di rigore subiti, al di là di quelli che ci fischiano e ci sono da regolamento e quelli che non ci sono, comunque in area di rigore siamo diventati, ecco, nell'ultimo periodo un tantino scomposti. È una situazione anche battezzata male, potrebbe portare poi ad un calcio di rigore, l'ennesimo, e ti ritrovi poi a dover recuperare la partita invece che dominarla, tra virgolette. Non si tratterà domani, almeno
credo, per quanto mi riguarda, di partita che il Napoli andrà a dominare, ma dobbiamo fare i conti con la miglior difesa della Serie A, ma non è la miglior difesa della Serie A perché è granitica e non ti fa creare niente e non ti lascia spazi per poter andare in gol. Dobbiamo sicuramente considerare nel pacchetto l'uomo che la Roma ha tra i pali, perché ragazzi miei, per me il portiere della Roma, Svilar, è il miglior portiere del campionato. Per quanto mi riguarda, poi mi potete dire no, ma il Milan, Maignan, Savic, il Napoli, Meretti, il Napoli, eccetera, eccetera. Quello che sta facendo Svilar nelle ultime 2 stagioni è qualcosa di incredibile e sono ovviamente contento per il calciatore e già ne parlavamo l'anno scorso nel caso il Napoli ovviamente doveva affacciarsi, quando il Napoli si affacciava al portiere si parlava di Savic eccetera. Io feci il nome di Svilar perché ragazzi tra i pali è sempre in posizione quando la squadra avversaria diciamo scavalca la pressione e si presenta a ridosso dell'area di rigore, te lo trovi sempre uscito dai pali a poter intervenire. La partita dell'andata la ricordiamo bene con il pronti via, un lancio per Noah Lang che poi c'era Svilar al limite dell'area di rigore e si arriva ovviamente tutte e due su quel pallone dove Noah Lang entra anche molto male e poteva anche uscirne un infortunio per il portiere della Roma perché fu un'azione tutta in velocità, però il portiere si trovava al limite dell'area di rigore dove doveva essere su quel lancio che il Napoli fa per poi scavalcare la pressione e lanciare Noah Lang in porta. Ricordiamo che abbiamo vinto la partita d'andata per 1-0 con un Neres stile Lavezzi, triangolazione nella nostra metà campo, poi supera l'avversario in velocità e Højlund gliela ridà nello spazio e andiamo in porta e portiamo la partita a casa. E ricordiamo anche il salvataggio di Savic su Baldanzi, se non vado errato, diciamo verso il finale di gara, che mantiene il risultato sull'1-0 e portiamo a casa i 3 punti. Fondamentali domani questi 3 punti per il semplice fatto che c'è la Juventus contro l'Inter, c'è una Lazio contro l'Atalanta, ci sono partite che comunque potrebbero far perdere punti sia sopra che sotto di noi e poi diciamo che metteresti la distanza, più che distanza di sicurezza, tra te e la Roma, perché vincendo domani sera, al di là degli scontri diretti, comunque staccheresti un tantino questo inseguimento, ecco, dei giallorossi, vedendo poi cosa faranno Inter e Juventus oggi, perché nel caso l'Inter dovesse vincere il match a San Siro e domani sera fai il risultato e porti a casa 3 punti, allora potresti anche guardarti più per quelli che ti sono sopra e quelli che ti sono dietro ovviamente dovranno rincorrere e il rincorrere noi sappiamo benissimo che è molto ma molto complicato, salvo situazioni arbitrali e regolamenti che poi vengono travisati o non vengono rispettati. Non faccio il piagnone, ma è una cosa che dobbiamo considerare. Arbitrerà Colombo e di Colombo io ricordo una doppia espulsione. Politano e Osimhen mandati a far la doccia, è un arbitro che comunque non tollera nemmeno la chiacchiera o la reazione un po' più animata, quindi facciamo attenzione anche ai cartellini perché sì, stiamo recuperando qualcuno, rientra Politano, c'era una notizia su Gilmour che poteva essere convocato oggi, ma non credo che scusate per domani, ma non credo che sarà tra i convocati, visto che in settimana non si è allenato assolutamente. In gruppo c'è stata l'allenamento congiunto contro l'Ischia che ha visto Lukaku in gol, ha segnato anche Olivera e poi c'è stato un gol di un Primavera, quindi se diciamo un calciatore come Gilmour non ha visto la squadra per quanto riguarda l'allenamento insieme tutta la settimana, difficile che poi te lo porti in panchina solamente a fare numero, che poi voglia sedersi in panchina per star vicino alla squadra e fare per il gruppo e quant'altro è un altro paio di maniche, ma dal punto di vista di poterlo schierare serve ancora un po' di tempo. Poi c'è questa situazione Lukaku sì, ma ha segnato contro l'Ischia, dobbiamo vedere ancora. Lukaku non è ancora in forma nella maniera più assoluta, poi
tutti quelli che si sono scagliati contro Lukaku, Lobotka, i rigori in Coppa Italia, ovviamente lasciano il tempo che trovano le considerazioni fatte su un calcio di rigore che dal punto di vista della condizione è più mentale che fisica quando arrivi sul dischetto, perché non è che se io non ho 90 minuti nelle gambe non posso andare a calciare un rigore. Il rigore si sbaglia o lo si segna, c'è sempre la probabilità di poter trovare un portiere che intuisce il lato, io che al limite battezzo un calcio di rigore in una maniera, colpisco male il pallone, sono tante le variabili su un penalty e non serve andare a prendere poi capri espiatori per quanto riguarda la partita contro il Como, anzi la partita contro il Como ce l'ha un colpevole, ce l'avrebbe un colpevole che ha indirizzato ed è quello in giallo fluo per quanto mi riguarda. Poi c'è chi mi può venire a dire no, ma noi anche col Copenaghen siamo stati in superiorità numerica, ma comunque non abbiamo fatto niente. D'accordissimo, però da regolamento datemi quello che mi dovete dare, poi quel che ne esce dopo noi ci andiamo a piangere i nostri di problemi se il regolamento viene rispettato. Se poi si fa altrimenti, allora bisogna considerarla per forza la decisione arbitrale non presa. Detto questo, mi auguro di vedere un grandissimo Napoli dal punto di vista mentale e dal punto di vista difensivo, perché se non torniamo un tantino quelli che eravamo per quanto riguarda i gol subiti e le azioni che regaliamo all'avversario in tutte le partite, al di là che l'avversario si chiami Roma, Como, a Copenaghen, eccetera, eccetera, e allora il rischio c'è sempre di poter prendere il gol e di, diciamo, subire una situazione sul piano gara che poi hai studiato in settimana e vuoi mettere in pratica, perché una cosa è studiare la partita e un'altra è se entri in campo con un livello di concentrazione non all'altezza del match e si può complicare qualcosina per poi dover recuperare in affanno e ti riversi in avanti, eccetera, eccetera, sprechi energie che poi potresti, diciamo, conservare per gestire l'andamento del match in maniera diversa. Speriamo che sia in primis una partita regolare e divertente da vedere, però è un'occasione da non perdere domani sera e dobbiamo fare 3 punti al Maradona in casa nostra per staccare la Roma e la Juventus, poi se la vedrà oggi con l'Inter, però staccando la Roma e vedremo poi sopra cosa farà l'Inter contro la Juve, tireremo le somme poi a giornata di campionato terminata. Il Milan ha vinto la partita ieri sera con Modric che è salito in cattedra ed ha portato i 3 punti contro il Pisa, un Pisa che se l'è giocata la partita, però poi ovviamente quando salgono in cattedra personaggi del genere come Modric che ha 40 anni fanno la differenza in Serie A, ma lo sapevamo che avrebbe fatto la differenza in Serie A. C'è una triangolazione quasi con un calciatore avversario per arrivare ovviamente in area di rigore e buttarla dentro, però non possiamo mica andare a vedere però che fortuna, una situazione abbastanza fortuita, assolutamente no. Modric se l'è andata a cercare e l'ha buttata dentro e porta i 3 punti al Milan, quindi sul Milan non recuperiamo una beata mazza, però possiamo smuovere qualcosina in classifica su Inter e su Juventus in base al risultato di oggi. Ci godremo la giornata di campionato, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.